Salve e benvenuti nel mio canale. Ti ritrovi in questa situazione: la cerniera si è staccata dall'anta o dal mobile perché il truciolato non ha retto più il filetto delle viti e ti ritrovi così. È un danno frequentissimo, a volte solo dal lato dello sportello, a volte anche dal lato del mobile. Purtroppo il truciolato negli anni fa questo lavoro perché è un legno, diciamo, non è un legno, è un composto di legno non molto solido. Per ripararlo ci sono diverse tecniche, ma tieni presente che lavorerai sempre in verticale. La tecnica usata comunemente è questa, ti illustro. Si pratica un foro più largo e ci si infila una spina di legno di questo tipo qua, con la colla, si lascia asciugare la colla, se è la vinilica, per 24 ore. Poi, quando è tutto asciutto, bisogna tagliare la sporgenza, metterla in piano. Nel frattempo, passando la lama, rovinerai anche il supporto, lascerà i segni. La carta vetrata non ce la puoi passare perché questo è un rivestimento, andrebbe tutto via. E poi tieni presente la scomodità di lavorare su qualcosa che è in verticale ed è montato. Quindi qual è la soluzione più veloce, pratica, più economica e meno impicciosa, diciamocelo? È l'uso di questo kit. Questo è un kit in lamiera. Io l'ho preso da un cinese in vendita su internet, è diffusissimo. È un kit universale. Cosa intendo per universale? Intendo che hanno standardizzato l'utilizzo. Da questo lato mi serve per l'anta. Se lo metto così, da quest'altro lato, ci posso avvitare quest'altra parte qui. I fori sono già predisposti. Vedete come si incontrano? Anche di qui si incontrano perfettamente. Diciamo è una piastra standardizzata universale. Poi potrà anche essere che qualche cerniera, diciamo, con limiti meno. A me non mi è capitato finora, però magari con mobili più datati. Comunque il prezzo è davvero irrisorio. L'ho pagato 2,50 euro. Ci escono pure le viti. Questo praticamente serve per la riparazione di una cerniera. Il kit per una cerniera. Poi è chiaro che se si sono rotte solo lungo le ante, con un kit ripareremo da questo lato. Però consiglio di usare un kit per ogni cerniera, visto il prezzo irrisorio, e poi andrà a rinforzare veramente bene la cerniera. Passiamo all'utilizzo. La prima cosa da fare è centrare, mettere questo lamierino e centrare così. Poi con una matita, non so se si vede, ecco, lo centriamo così. Segniamo i 4 punti da avvitare. Le viti escono già nel kit. Utilizziamo solo le viti che escono nel kit. Ci escono 4 viti qua e più 2 per avvitare così. Il sistema è semplice. Ve lo faccio in diretta, guardate. Magari non stringiamo subito tutte le viti per dar la possibilità di giostrare un po' meglio il resto. Ecco, mettiamo la vite in diagonale. Adesso, per ultimo, avvitiamo sempre con le viti in dotazione al kit, perché queste viti si fisseranno sulla lamiera. Vi faccio vedere su quest'altro pezzo. Queste sono vite autofilettanti per lamiera, quindi
tutta la forza verrà svolta dalla lamiera, non più dal legno, che effettivamente sotto non c'è più. Si è strappato. Vedete? Già abbiamo fatto la prima parte. Ora lo capite da soli che lavorando in verticale è davvero facile l'utilizzo di questa piastra. Il sistema con i legnetti, sì, va anche bene, ma lavoriamo in verticale con i legnetti, la colla, il seghetto per metterlo a pari. Invece qua copre pure il danno creato dallo strappo delle viti. E poi c'è da dire che questo essendo metallo, credo sia un acciaio, può essere benissimo verniciato del colore del supporto, quindi la riparazione sarà durevole e invisibile. Ora andiamo a fare lo stesso lavoro da quest'altro lato. Questa volta però avviteremo prima la cerniera sul supporto metallico, sempre con le viti del kit, mi raccomando, eh. Non usiamo viti diverse perché poi rischiamo di sfilettare, di rompere il metallo e non riuscire più ad avvitare. Vi spiego perché avvitare prima il supporto, prima la cerniera sul supporto questa volta. È per far capitare bene la distanza. Adesso segniamo. Adesso possiamo anche risvitare le viti messe temporaneamente e seguendo i segni andremo a fissare ecco fatto, supporto avvitato alla giusta distanza, ecco fatto. In un altro video vi spiegherò come si regolano queste cerniere, perché queste cerniere possono essere regolate in altezza per avere un'anta ben allineata, in altezza possono essere regolate la distanza dell'anta dal mobile e l'inclinazione dell'anta stessa. Però questo lo vedremo tutto in un prossimo video. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti piace il mio canale, puoi fare anche una piccola donazione seguendo il link che aggiungo in descrizione. Grazie.